La serie sul Mega Garage sta proseguendo senza sosta e negli ultimi mesi questo spazio ha già subito una trasformazione devastante. Siamo passati prima dal rifare tutto l'esterno tra asfalto rinfrescato e portoni ridipinti al cambiamento totale dell'interno con pulizia generale, rifacimento soffitti e pareti, illuminazione nuova di zecca e piastrellamento totale del pavimento. In questa quinta puntata continuiamo finalmente la serie andando a lavorare sulla parte finale dell'area, ovvero l'officina chill vicino alla porta di entrata. Non perdiamo altro tempo, iniziamo. Allora, primissima cosa da fare, completare l'ultima parete con i listelli di legno che vedete qua per terra, così la lavorazione dei muri perimetrali è ultimata. Andiamo. Tra l'altro questa parete qui è un pochino più difficile delle altre perché devo ritagliare fuori il rubinetto qua così, i 3 fili dove ho appeso le lampade e anche questa catenella che mi tiene la porta aperta. E poi guardate dietro di me c'è un altro piccolo problema. Quella piastra di metallo nell'angolo è rossa. Noi non la vogliamo rossa, la vogliamo nera come la porta. Per evitare di sporcare i legni pittoriamo prima questa. Prendiamo la vernice, eccola qua. Perfetto. Rullino e pennello. Questo qua tra l'altro è da cambiare. E non so se avete visto il reel su Instagram, ma ho creato una piccola zona con tutti gli attrezzi. Mamma mia che bella. Infatti adesso che è tutto bello ordinato, tac, in un attimo sappiamo dove sono i ricambi. Perfetto. Il rullino nuovo creato, sono tornato giù in garage a pulire tutta la superficie metallica. Pezzi di cartone per far finta di non sporcare, perché come vedete qua di fianco era già tutto macchiato. E via con la vernice. 3, 2, 1, vai. Oh, guarda che bella che è. Bella nera. Ok, un quarto d'ora e il rosso è diventato nero. Ora ho un piccolo dubbio. Voi che siete sicuramente più esperti di me, ma quel coso qua dell'allarme si può pitturare di nero? Se io tralascio comunque la parte dove c'è il LED. Per non saperne leggere né scrivere, io lo faccio. Poi se non funziona, lo cambieremo. E attenzione, attenzione, guardate che bella che è venuta. Si maschera con il soffitto sopra. Perfettissimo. Non perdiamo altro tempo, iniziamo con i legni. Milwaukee, poi quando vuoi darmi un banco per la sega ti ringrazio. Sono quindi tornato nella mia ferramenta personale, ho preso tutto l'occorrente per l'incollaggio e appena prima di iniziare ho preparato la parete togliendogli tutta la polvere. Ok, muro pulito e come nello scorso video partiamo con la prima lastra di legno, appoggiamola qua per terra e iniziamo il muro. 3, 2, 1, vai. Dopo circa mezz'oretta, signori, guardate come sta venendo già bene. Mamma mia, quanto è forte il Mighi, Il Mighi! E signori e signori, siamo arrivati finalmente al primo problema di questa parete, il rubinetto. Quindi dobbiamo fare un piccolo disegnino sul legno e ritagliare fuori questo stronzetto. Oh! Mamma mia, signore e signori, il Mighi! E attenzione, attenzione, le cose bisogna farle bene, anche il pezzettino sotto. Olè. Mamma mia, se mi avvicino proprio lo vedo un micro punto di muro, ma da lontano non si vedrà mai. E dopo altri 40 minuti, signori, siamo quasi alla fine. L'ultimo pezzettino lo facciamo un po' più veloce. Mamma mia. Adesso sì che è bello, guarda qua. E dopo 5 puntate possiamo finalmente dirlo, tutte le pareti sono completate. Mamma mia, Michele Molteni quanto è contento, Ora diamo una bella sistemata per terra, pulizia generale e completiamo anche il pavimento. Dai che vedo la fine. Ma quanto cazzo è bello, quanto è bello, signori. Non so se vi ricordate, ma qualche puntata fa vi avevo detto che nell'area chill, nella zona relax, le piastrelle sarebbero state tutte completamente nere. Quindi per cui questa volta dovrebbe essere un pochino più veloce. Iniziamo.
Madonna mia, era un po' che non facevo questo lavoro, raga. Un quarto d'ora ce l'abbiamo fatta, ma la schiena sta urlando. Ok, ora devo spostarmi di un quadratino, quindi devo tirare via queste due qua all'inizio. Tac. Perfetto, lasciamole qua un attimo. Ho quindi tirato tutto il blocco nella posizione corretta, l'ho poi sormontato al resto del pavimento e martellato a dovere per collegarlo. Perfetto, piastrelle unite con l'altra sezione. Adesso, come al solito, bisogna fare tutti i pezzettini ritagliati con la sega di Milwaukee. Sapete però qual è la cosa bella? Che ogni operazione che faccio in questo video è l'ultima volta che la faccio. Ho quindi steso un cellophane nello spazio esterno, così non ho sporcato né dentro né fuori. Ho poi preso tutte le misure degli spazi e piano piano con la sega ho creato le piastrelle, incastrate poi a dovere col martello di gomma. E niente raga, dopo finalmente 2 ore e mezza di intenso lavoro, perché tutti questi pezzettini da ritagliare mi hanno dato un sacco di problemi, posso dire che anche il pavimento dell'area chill è completato. Ho svuotato anche tutto il garage, guardate che figata adesso. Ma vi rendete conto o no? Guarda qua che bello, guarda, fino a qualche mese fa qui era tutto bianco, non so se vi ricordate. Bellissimo, sono stracontento. Arrivati a questo punto possiamo aprire finalmente l'ultimo capitolo di questa lunga serie dei garage, la zona relax. Vi spiego un attimino cosa vorrei fare. Su questa parete qui avremo una schiera di mobiletti alti più o meno 1 metro che arriveranno circa a questa distanza, con sopra di essi un'infinità di armadietti apribili. Questo ci permetterà di avere un sacco di spazio dove inserire gli attrezzi per l'officina, moltissima roba appesa illuminata anche con delle strisce LED. Più o meno stessa identica cosa anche da questa parte, con soltanto 2-3 mobiletti in basso, ma stavolta senza pensili in alto, perché qui al centro di questo muro di legno metteremo una bella televisione. Per quanto riguarda lo spazio in mezzo qui, poi vedremo cosa mettere. Iniziamo comunque con i mobili. Non so se vi ricordate, ma nello scorso video mi sono arrivati i primi 3 armadietti, ovvero questo qua con la morsa, il frigorifero e il lavabo. Quello che merita più attenzione degli altri è sicuramente quest'ultimo, perché ha bisogno di un lavoro da idraulico. Quindi iniziamo ad unboxarlo, lo portiamo là e capiamo. Attenzione, attenzione, guardate qua che bel lavandino che abbiamo, veramente Soji preso da BS Macchine. Qua abbiamo tutto il materiale che serve per fare lo scarico, questo qui invece è proprio per l'attacco dell'acqua. Il mobiletto è chiuso da questa serratura. Abbiamo anche le chiavi. Anche dentro qui abbiamo un altro ripiano da mettere a metà, fuori per passare con i tubi, e qua c'è il fondo del lavabo. Perfetto. Visto che il rubinetto si trova a metà parete, teoricamente il mobilettino andrebbe messo proprio sotto qua. Ma cosa facciamo? Dividiamo in 2 il bancone dove appoggiare le cose per colpa di questo lavabo? Non mi sembra proprio una grande idea. Avrei metà legno di qua e metà legno di là. La posizione migliore secondo me è quella lì, appena dopo il primo mobile. Così se devo lavare qualcosa di lungo non sbatto contro la parete e allo stesso tempo non togliamo spazio al ripiano. E chiaramente raga, per fare questo lavoro qui ho già chiamato un idraulico che mi sposterà questo rubinetto con un tubo fino qua in fondo, centrale al lavabo. Ma intanto che lo aspettiamo, continuiamo. Il secondo pacco che ho aperto è un mini frigo con all'interno anche un piccolo freezer e regolatore, così anche in officina da adesso in poi possiamo bere qualcosa. In ogni caso non ho fatto neanche in tempo a sistemare i primi mobiletti, che subito dopo è arrivato il corriere con altri 240 pacchi. Sono tutti nostri questi? Bene, bene, bene. Firmate qualcosa? Ti ringrazio, caro. Ragazzi, buon lavoro. Alla prossima. Ciao. Signori, probabilmente sono arrivati tutti i mobiletti della Soji presi da BS Macchine. Guardali qua quanti sono. Posso dirvelo raga, posso dirvelo, sembra che Natale sia arrivato un pochino prima nel magazzino di Michele Molteni, Guarda quanti pacchi! Allora abbiamo i ripiani di legno, staffe per mettere sui pensili, griglia per gli attrezzi, 4 mobiletti, altri ripiani, pensili da mettere sopra, mobiletto lungo e pensili lunghi. E dato che c'è un botto di roba raga, piuttosto che unboxare tutto e fare un casino della Madonna, partiamo in ordine. Di fianco al lavabo c'è il modulo cestino con cassetto più rotto. Vediamo come è fatto. Ok. Qui abbiamo sportellino per rifiuti, tac. Qua così c'è il posto per il rotolo di carta e qua sotto un altro cassettino. Molto molto bello. Rifiuti asciugamani ovviamente di fianco al lavandino. Mettiamoli sopra anche il suo ripiano di legno. Tac. Mamma mia.
Perfetto. 1, 2, 3, 4. In questo punto ne va uno lungo. Dovrebbe essere proprio qua. Eccolo qui. Cassettiera 7C con vano. 98 kg. Porca di quella bacca. Questo qua pesa un botto. Madonna mia raga, guardate quanto è grosso questo qui, assurdo. 3, 2, 1, ore! Guarda che bello che è. Attenzione, prendiamo un attimo le chiavi. Mamma mia, che razza di figata. Con cuscinetto per non far andare in giro gli oggetti. E qua ci sono tutti i vari cassetti. Bellissimo. L'ultimo un pochino più grande. Dentro anche i piedini che poi andranno messi su tutti i mobiletti. Vediamo cosa c'è invece dentro qua. Olè! Un piccolo posticino con altri 2 ripiani. Molto molto bene. Ma sono proprio curioso di mettere su il legno e vedere che effetto fa la prima parte. 1 e 2. Mamma mia. Dio che bello. Sono sincero raga, mi sta venendo un'estrema voglia di iniziare a fare il meccanico. Non so niente di motori io, però con un'ambientazione così come fai a non farlo? Guarda che figata, e siamo solo all'inizio. Tra l'altro quello che state vedendo qui sarà un decimo di quello che farò nel capannone sopra, raga. Non solo perché sarà più grande, ma perché spenderò anche molto di più per costruire tutto. Ma per fortuna non c'è una soluzione. In pratica tutti i soldi che sto facendo in questo periodo non li lascio nella mia banca tradizionale a prendere la muffa, ma li sposto su Trade Republic che generano il 2% lordo annuale senza fare assolutamente nulla. Non sono né investiti né vincolati. Tra l'altro c'è anche l'IBAN italiano, quindi lo stipendio me lo faccio accreditare direttamente lì. Questo 2% di interesse viene accreditato mensilmente sul proprio conto su Trade Republic. Non devi neanche pensare a come pagare le tasse sui profitti perché le pagano loro per te, perché tutto è sotto regime amministrato, e in più ti danno anche una carta di debito completamente gratuita che se utilizzi nei negozi ricevi indietro l'1% di saveback. Cioè ti regalano i soldi questi qua raga, incredibile. I soldi che hai lì generano altri soldi e se spendi con la loro carta generi comunque altri soldi. Cioè che cazzo, bellissimo. Quindi se anche voi siete stanchi di lasciare i soldi nelle banche tradizionali a far la muffa, fate come me con il link che trovate in descrizione e iniziate a generare soldi su soldi. Guardate io quanti ne ho già fatti durante quest'anno. Cioè non sto scherzando, fidatevi, non ve ne pentirete. Andiamo avanti. Mettiamo anche i piedini. Ho alzato tutto con 2 legni, almeno non faccio fatica, chiaramente stando vicini al bordo, altrimenti proveniamo dalla lamiera sotto. Adesso ci mettiamo qua, piano piano avvitiamo. Tiriamo via e voilà. Perfetto. Ok, gli altri facciamoli un pochino più veloci. 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia che belli che sono. Piedini messi, arrivati a questo punto iniziamo con la parte sopra. E adesso sì che diventa interessante. Dato che gli armadietti soci della BS Macchine sono completamente autoportanti, per montare il pezzo superiore ho prima unboxato e avvitato 2 staffe nere sul retro. Una volta fissato ho poi inserito tra le 2 un pannello forato per appendere gli attrezzi. Dopodiché nell'estremità sopra ho appeso il pensile e infine per completare il tutto ho avvitato anche il ripiano di legno. Posso essere sincero? Sono rimasto piacevolmente colpito. Guarda che carino che è. C'è la rifinitura, la cura dei dettagli, la facilità nel montaggio, il fatto che sta su da solo tutto insieme, soprattutto senza fare buchi nel muro, che è quella la cosa che rompe di più le palle. Ma poi guarda anche il mobiletto sopra che carino. Apri qui, ci sono 2 pistoncini che ti danno una mano, c'hai tutto il reparto sopra. Poi attenzione, qua ci sono dei cavi elettrici perché come vi avevo detto all'inizio del video, sotto qua ci sono tutti i LED già inclusi. Guardate qua il bastardello dove si nasconde. Ta ta ta, qui fai così, tuc, e lo accendi, tuc, e lo spegni. Anzi, facciamo una bella prova. Questo qui è per collegare tramite il connettore un armadietto all'altro, mentre questo qui si collega alla spina. Proviamo, andiamo, infiliamo e proviamo ad accendere. 3, 2, 1. Mamma mia, signor, madonna, ma è strafiga. Il fatto che lei sia nascosta a livello occhi crea la diffusione verso il basso, devastante. Guarda che carina. E qui sopra c'è anche l'illuminazione diversa in base ai lumen. Vediamo. Madonna mia, arancione, ambiente e ultra bianco. Cioè, ogni volta che vado avanti diventa sempre più bello sto cazzo di cosa. Incredibile, bello, mi piace. Brava Soji! E contento del risultato l'ho rimesso al suo posto e ho fatto la stessa identica cosa anche con il lavabo. Staffe, pannello bucato, pensile, e dato che ormai ho capito il procedimento, in meno di 3 minuti l'ho completato. E una volta affiancati i 2 mobiletti è possibile attaccarli tra di loro con delle viti che ci sono in queste posizioni qua e anche qui all'interno, una e una 2. Stessa cosa anche qua sopra. Questo dà la possibilità di rendere tutta la struttura ancora più solida. Quindi molto probabilmente una volta finito tutto li colleghiamo anche tutti assieme tra di loro, almeno sono belli potenti. Ora questo qua è bello grosso.
E terza struttura fatta, guardate che bello che sta venendo. Questa sezione la saltiamo per il momento perché c'è il rubinetto che devo ancora portare al lavabo. Ovviamente per non perdere tempo andiamo avanti con gli ultimi due. E attenzione, dato che l'ultimo modulo è doppio, anche il pensile sopra sarà doppio. È per quello che il cartone è così grosso. Ed ecco voi, signore e signori, il modulo doppio completato. Guardate che carino. Tra l'altro qui il pannello forato presenta anche una presa elettrica, 3 spine Schuko on off e tutto il cablaggio che viene da dietro, tac, si aggancia qui. Quindi perfetto anche per attaccare eventuali utensili a batteria elettrici eccetera. Sopra un bel mobile doppio ma con anta in mezzo per tenerlo bello robusto, e anche qui come gli altri ci sono le luci a LED. Molto molto carino. Ora con uno schiocco di dita sistemiamo tutti gli interni. 3, 2, 1. Mamma, guardate che razza di figata. Comunque raga, piano piano sta diventando come l'avevo progettato. Cioè, più o meno ci siamo, mamma mia. E adesso manca tutta sta roba qua. Carrellino, porta attrezzi, così possiamo girare per il garage con tutto quello che ci serve. Ma così abbiamo anche le ruote che adesso montiamo. Poi non so se avete notato, ma sopra qua c'è anche uno strato piccolino di legno, perché una volta finito il carrello si potrà infilare sotto al bancone principale. Così lo togli, lo metti, ma il banco rimane lo stesso. Dopo vediamo. Mamma mia, che carino! Che carino! Maniglie, ma che belline! Così posso spostarlo e andare dove voglio. 5 cassetti totali, 2 piccolini sopra, 3 grandi sotto, e le 2 ruote frontali hanno anche il freno, così almeno non va in giro. Questo qua cos'è? Modulo con aria, corrente e acqua, mamma mia! Abbiamo la prolunga per l'acqua. Porca, quanta cazzo è lunga, raga! Cioè, andrebbe più in là del muro, Ma scusami. E adesso se la lascio dovrebbe tornare indietro con un colpetto, vediamo. Tiro e lascio. E guarda. Ferma! Madonna mia. Poi abbiamo l'aria compressa, anche lei giustamente bella lunga, però non ci voglio andare fino là. Ok? E poi l'elettricità. Tanta roba. Giusto per curiosità vi faccio vedere com'è anche dentro. Ci sono praticamente i 3 avvolgitori appesi al mobiletto, tutte le varie carucoline che servono per il meccanismo andata e ritorno. Molto bene. Nella parte dietro abbiamo tutti e 3 gli agganci per collegarli alla varia linea elettrica, al compressore che poi metteremo là nell'angolo e alla linea idrica. Anzi, probabilmente questo qui sta molto meglio al posto della morsa. La morsa la spostiamo di là in modo tale che tutti i collegamenti con aria, acqua ed elettricità possiamo farli direttamente dietro questa parete, che è molto più easy. Bello. Vabbè dai raga, sta bene anche lui qua in mezzo, perfetto. E poi se pensate che la morsa dove attacchi le cose magari un pochino lunghe per fare delle lavorazioni vicino al vetro del frigo, non lo so. Vabbè, dicevamo, donna mia raga, manca ancora un botto, non finisce più sta serie. Nel prossimo episodio. Allora figa, sembra che devo fare una centrale. Vedi andare a fare. Attenzione, funziona. Pazzesco. Alexa, papà è arrivato. Fantastico. Vuoi mettermi sull'adesivo esterno per... Sarà obbligatorio per legge.